Ragazzi, altro dettaglio grezzo che rimarrà tale perché sapete i motivi che in vigna faccio tipo un piccolo pensilina dove magari si può sistemare un tiro, due, non ne avrò tanti, ma al massimo posso averne tre, ma già due sono troppi. Con una tettoia faccio vedere un po' cosa sto facendo e dare un'occhiata veloce. Poi questi dovrebbero essere i pilastri, ok? Qua lo sto sistemando. E questa la tettoia che ho precedentemente passato con un impregnante per il legno, così cercando che assorba e non la pioggia e il sole non la rovinino. C'era già un annetto fuori, per cui resiste ancora. Adesso assemblo questi, sistemo qua e cerco di tirare su i pilastri, vedere un po' come viene la situazione, come regge, perché questo è pesante e vediamo un po' cosa combino. Allora, questo dovrebbe essere diciamo, la pensilina. L'ho fatta dritta, poi andrà a metà con la pedana, questo più o meno, misurando che ci passi tranquillamente il mezzo e si possa parcheggiare al coperto. Adesso vediamo un po' se fare qualche rinforzo o qualche altro tipo di qualcos'altro, un po' se fare magari il rosso, le bandelle qua sì un pochettino, e questa sicuramente andrà rossa con le bandelle bianche come quello. Comunque è un punto pericoloso, stare attenti. Così qua si potranno parcheggiare gli articolati, anche se il rimorchio rimane fuori non importa, giusto per fare un po' di scenografia e dare un po' di senso diciamo, alla nuova cava, ok? Il piano l'ho già visto, ma non lo monto ancora sul piano per quale motivo? Perché mi diventa pesante. Lo farò poi in cava, per cui il piano sarà messo qua sotto, basso, non è una pedana ma bensì un mobile vecchio, una parete. E adesso coloro un pochettino, vediamo come viene colorandolo, come posso modificarlo. Intanto coloro lui prima e poi questi due laterali. Mentre stavo dipingendo mi è venuta l'idea di, allora, questa parte viene rossa con bandelle bianche per segnare pericolo, tutte e due. Idem lassù all'entrata e all'uscita, rossa con bandelle bianche per segnare l'altezza. Dato che qua c'è sta fatto in questo modo l'articolato, dall'altra parte dietro, per segnare sempre lo spazio, metterò due di questi laterali, ecco, mo sono bagnati e mi stanno sporcando le mani, ok, vedete? Li metterò così dietro, per cui in fondo dove entra l'articolato metterò questi due qua, sempre bandelle, che danno sempre un senso di lunghezza per dare spazio all'articolato di inserirsi, ok? Centralmente verrà questa, adesso vediamo un pochettino, dovrò trovare un altro pezzo di questi qua per metterlo centralmente per allungare lo spartitraffico. Adesso vedo se lo trovo e vediamo un pochettino. Ora, per darvi un'impressione di come volevo farlo, era così, vedete? Devo ancora finire di verniciare e fare le bandelle bianche. Allora, questo sono gli esterni, una parte chiusa dalla tettoia, una parte che ci indica l'entrata, sia di qua che di qua, ok? Poi lo spartitraffico centrale per dividere i due mezzi, per cui gli articolati arriveranno più o meno a questa altezza sotto la tettoia e saranno lunghi con il loro rimorchio. Poi dovrò prendere la tavola che monterò, come vi ho detto già, in vigna, perché oppure monto qua, se vediamo un po' come per trasportarlo, il mio problema. C'è il carrello ma non vorrei fare danni, per cui più o meno verrebbe una cosa del genere, vedete ragazzi, dove i mezzi possono entrare e parcheggiare e stare fermi. Poi naturalmente bandelle, poi vedrò un po' sopra lì se farlo finire fallo rosso, magari penso di sì, se rimane più omogeneo come colore. E poi ho fatto anche questa parte qua rossa, l'entrata qua, non so se si vede perché c'è l'altra tinta, e noi come arriviamo abbiamo questa visuale qua, ci parcheggiamo e via. È molto meglio tutto rosso, dà un senso più uniforme. Adesso come asciuga poi faremo il bianco. Eccoci qua ragazzi, non ho fatto tanti dettagli, tanto cos'è, due chiodi, due viti, non potevo, è inutile, vi avrei annoiato. Comunque, allora, ho fatto le bandelle bianche come dicevo prima, poi di qua si entra, ho messo due piccoli New Jersey all'estremità e in centro un cono, due coni, anzi scusate, tre coni alti per segnare comunque il pericolo. Vedete, qui entriamo con un mezzo, qui con un altro, ho messo comunque l'articolato per far vedere come il tir, come risulta. Forse l'ho fatto un po' troppo alta, ma non importa, va bene così. Anche altro ci sta, magari qualche scavatore, ma può arrivare al massimo penso 10 cm oltre la cabina, ma meglio stare alti, non importa, non ci cambia niente. Poi sono così, questa è l'entrata, qui poi metterò comunque la strada per entrare,
logicamente. Se mettere un'altra di questi pezzi di mobile e poi fa la strada che entra in questo senso, oppure direttamente la strada che gira e va lì a perché adesso vediamo un po'. Ma poi qua ho rifinito, rosso mi piaceva, non dava significato. Ho messo bianco per due motivi: uno per fare un po' di colore, per dare un po' di, vedete, un disegnetto in più, oltre ad avere il rosso messo lì dentro e l'aggrappante mi ho messo ancora bianco, per cui la tinta in teoria dovrebbe proteggermi di più il legno e avere meno, marcire meno. Poi ho messo due piantine qui, messo il guardrail messi così all'uscita, 2 e 2, più questi qua non guardateli, sono solo supporti per tenere ferme il guardrail momentaneamente, e la piantina qua. Adesso mi sposto poco a poco indietro, così come si vede davanti, vedete? E questo è la nostra pensilina per gli articolati. Per cui ragazzi, se vi è piaciuto di iscrivervi, lasciare un like, un commento, perché no, continuare a seguirmi e condividere a palla. Alla prossima, ciao grandi. Quello flash. Mi è rimasto un New Jersey stampato in cemento, mi sa che glielo metto lì davanti e diamo questo tocco finale col New Jersey.